Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cluviat CSL Behring SpA, ultimo aggiornamento, 4 febbraio 2022. Cos'ha Cluviat? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cluviat durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cluviat? Cluviat ha un farmaco a base del principio attivo fattore XI di coagulazione del sangue umano liofilizzato, appartenente alla categoria degli antiemorragici vitamina K e nello specifico fattori della coagulazione del sangue. È commercializzato in Italia dall'azienda CSL Behring SpA. Cluviat può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Cluviat 1250 UI polvere solvente per soluzione iniettabile per infusione 1 flaconcino. Cluviat 250 UI polvere solvente per soluzione iniettabile per infusione 1 flaconcino. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: CSL Behring GmbH. Concessionario: CSL Behring SpA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: fattore XI di coagulazione del sangue umano liofilizzato. Gruppo terapeutico: antiemorragici vitamina K. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: Cluviat è indicato per pazienti adulti e pediatrici, per il trattamento preventivo del deficit congenito del fattore XI e per il trattamento perioperatorio delle emorragie chirurgiche con deficit congenito del fattore XI. Posologia: 1 ml equivale a circa 62,5 UI e 100 UI equivalgono a 1,6 ml, rispettivamente. Importante: la quantità da somministrare e la frequenza di somministrazione devono essere sempre finalizzate all'efficacia clinica in ogni singolo caso. Dosaggio: il regime di dosaggio deve essere personalizzato sulla base del peso corporeo, dei valori di laboratorio e delle condizioni cliniche del paziente. Schema di dosaggio per la profilassi di routine. Dose iniziale: 40 unità internazionali UI per chilogrammi di peso corporeo. La velocità di iniezione non deve superare i 4 ml al minuto. Dosaggio successivo: il dosaggio deve essere scelto in base al più recente livello minimo di attività del XI, con somministrazione ogni 28 giorni, 4 settimane, per mantenere un livello minimo di attività del XI di circa il 5-20%. Modifiche del dosaggio raccomandato di A+-5 UI/kg devono essere valutate sulla base dei livelli minimi di attività del XI, come indicato nella tabella 1, e delle condizioni cliniche del paziente. Le modifiche del dosaggio devono essere effettuate sulla base di uno specifico test sensibile, usato per determinare i livelli di XI. Un esempio di modifica del dosaggio tramite il test standard di attività Behring marchio registrato viene presentato qui di seguito nella tabella 1. Tabella 1. Modifica del dosaggio con il test di attività Behring marchio registrato. Livello minimo di attività del fattore XI, %. Modifica del dosaggio. Un livello minimo 5%. Aumento di 5 unità kg. Livello minimo dal 5% al 20%. Nessuna modifica. 2 livelli minimi 20%. Diminuzione di 5 unità kg. Un livello minimo 25%. Diminuzione di 5 unità kg. L'attività espressa in unità viene determinata mediante il test di attività Behring marchio registrato, secondo l'attuale standard internazionale per il fattore XI della coagulazione del sangue, plasma. Quindi, un'unità equivale a un'unità internazionale. Profilassi preoperatoria: dopo l'ultima dose profilattica di routine del paziente, qualora sia previsto un intervento chirurgico, tra 21 e 28 giorni dopo somministrare al paziente l'intera dose profilattica subito prima dell'intervento, mentre la successiva dose profilattica deve essere somministrata dopo 28 giorni. Tra 8 e 21 giorni dopo può essere somministrata una dose aggiuntiva, intera o parziale, prima dell'intervento. La dose deve essere stabilita in base ai livelli di attività del XI e alle condizioni cliniche del paziente e deve essere modificata secondo le medita di Cluviat. Entro 7 giorni dall'ultima dose un'altra dose può non essere necessaria.
Le modifiche del dosaggio possono differire rispetto a queste raccomandazioni e devono essere personalizzate sulla base dei livelli di attività del FCI e delle condizioni cliniche del paziente. Tutti i pazienti devono essere tenuti sotto stretto controllo durante e dopo un intervento chirurgico. Si raccomanda pertanto di monitorare l'aumento dell'attività del FCI con un test specifico. In caso di interventi chirurgici importanti e di emorragie gravi, l'obiettivo è quello di ottenere valori prossimi alla normalità, soggetti sani. 70%, 140%. Popolazione pediatrica. La posologia e il modo di somministrazione nei bambini e negli adolescenti si basano sul peso corporeo e, quindi, generalmente sulle stesse linee guida adottate negli adulti. La dose o la frequenza di somministrazione per ogni paziente devono sempre tener conto dell'efficacia clinica e dei livelli di attività del FCI. Vedere anche i paragrafi 5.1 e 5.2. Popolazione anziana. La posologia e il modo di somministrazione nei soggetti anziani, 65 anni, non sono stati documentati da studi clinici. Modo di somministrazione. Dopo la ricostituzione, la soluzione deve essere limpida o lievemente opalescente. La soluzione ottenuta deve essere riscaldata fino a raggiungere la temperatura ambiente o la temperatura corporea prima della somministrazione. Iniettare o infondere lentamente la soluzione per via endovenosa attraverso una linea di iniezione/infusione separata, fornita con il prodotto, ad una velocità che risulti accettabile per il paziente. La velocità di iniezione o di infusione non deve superare i 4 ml al minuto. Osservare il paziente per qualsiasi reazione immediata. In caso di qualsiasi reazione che possa essere collegata alla somministrazione di Cloviat, occorre diminuire la velocità di infusione oppure interrompere l'infusione come richiesto dalle condizioni cliniche del paziente. Per istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Nei pazienti con allergia nota al prodotto, con sintomi quali orticaria sistemica, eruzioni cutanee, abbassamento della pressione sanguigna, dispnea, possono essere somministrati antistaminici e corticosteroidi a scopo profilattico. Reazioni di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati condotti studi sull'interazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Cloviat durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cloviat durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati limitati disponibili sull'uso clinico di Cloviat in gravidanza non hanno evidenziato effetti negativi sull'andamento della gravidanza e sullo sviluppo perinatale o postnatale. L'assunzione di Cloviat può quindi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Le seguenti reazioni avverse si basano sull'esperienza post-marketing. Elenco tabulato delle reazioni avverse. La tabella sottostante applica la classificazione organo-sistemica MEDRA. Le frequenze sono state valutate secondo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemorragico. Codice ATC. B02BD07. Il fattore XI lega il gruppo amminico della lisina alla glutammina per mezzo della sua funzione enzimatica, attività transamidasica, determinando quindi il legame, proprietà farmacocinetiche. Distribuzione. Il prodotto viene somministrato per via endovenosa ed ha quindi immediatamente biodisponibile, dando luogo a una concentrazione plasmatica corrispondente alla dose somministrata. Eliminazione. Nei pazienti con deficit congenito di dati preclinici di sicurezza. Le proteine contenute in Cloviat sono ottenute dal plasma umano e si comportano come proteine del plasma umano. Gli studi sulla tossicità di singole dosi e dosi ripetute negli animali, elenco degli eccipienti, polvere, albumina umana, glucosio monoidrato, cloruro di sodio, NaO, per la regolazione del pH, solvente, acqua per preparazioni iniettabili, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini.
Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.